Acquarello, sempre acquarello su questo canale. Oggi guardiamo quello che io chiamo l'imparaticcio. Che cos'è? È un metodo per farti capire come funziona dipingere con l'acqua. Perché è un metodo che dipinge al contrario e spesso vedi che giro il foglio. Giro il foglio proprio per fare fluire l'acqua, ok? Oggi vediamo un imparaticcio, poi faccio anche dei video completi, lezioni complete che puoi vedere se ti abboni al mio canale. Il link per l'abbonamento te lo metto giù nel context box o info box, comunque giù nei commenti lo vedi. Puoi abbonarti per vedere dei video esclusivi di lezioni complete senza pubblicità, perché li terrò non monetarizzati. Tutti gli altri video invece andranno al grande pubblico con la pubblicità. Adesso ti lascio a questo bellissimo imparaticcio e divertiti, fai andare i colori, fai andare l'acqua, togli quello che è la testa, togli quello che è il tuo pensiero di quello che vedi e fai fluire acqua e colori. Ti aspetto poi sulle lezioni individuali.
Da cui vi parlo? Perché vi parlo? Perché il video che ho fatto precedentemente delle finiture sull'albero destra, per qualche motivo, non si sa quale, non mi ha preso il video. Nel senso che il video è sul telefono ma non lo trasferisce sul PC. E allora sono tornata in studio, sto finendo l'altro albero a sinistra con le finiture, così adesso il video me l'ha preso e vedete due alberi finiti, e non è solo la fusione e poi la betulla, però due alberi finiti. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho preso un pennello a setola dura di maiale, quelli che si usano per l'olio, ho intinto nel colore e ho dato dei mini spruzzini che imitano le foglioline della betulla, piccole piccole, no? E qualcuno fa questi movimenti anche con il spazzolino da denti, e io invece ho il pennello, quello in setola. Adesso ho fatto dei negativi colorati all'esterno del tronco. Adesso prima l'ho fatte e adesso invece sto facendo quelle linee dentro il tronco che sono tipiche per la betulla, no? Tronco bianco o chiaro, e poi queste tipo nervature scure dentro il tronco. Sto usando le macchie che si sono già formate perché, come avete visto, è un retro di un davanti e quindi il foglio era sporco e c'è quel colore un po' bluastro, che ho praticamente utilizzato e l'ho messo dentro il tronco, anzi l'ho lasciato, ho integrato il tronco. Queste linee che facciamo dentro il tronco le abbiamo già viste in un altro video, sono un po' le linee di prospettiva dentro il tronco, quindi non farle a caso ma farle bene. Vado un po' dietro, correggo anche un po' il tronco all'esterno. Ecco, per chi vuole fare più alberi, allora questa qui è la tecnica per un albero, una betulla. Se ne vuoi fare di più, semplicemente attacchi un elemento all'altro con questa tecnica, se ti piace. Le linee di prospettiva le ripetiamo anche dentro ai rami, e all'inizio abbiamo lasciato più rami possibili in bianco. Adesso prolungo con i positivi, prolungo i negativi che ho lasciato precedentemente. Vedi, quindi un ramo è mezzo negativo, mezzo positivo, oppure anche un pezzo di negativo colorato, perfetto. Anche qui prolungo il negativo. E ripeto, per questi video che sto facendo così veloci, no? Sono video più didattici, non è il video dove ti faccio vedere l'opera d'arte, è un video dove spiego la tecnica. Poi dopo come esempio metto un quadro già finito, così per darti un'idea di quello che potresti fare infine. Anche perché questa misura qui del quadro è piccola, perché sennò esco, come sto facendo adesso, esco dall'inquadratura della videocamera, altre gocce, e dunque il formato per queste dimostrazioni qui è sempre piccolino, non è una misura che io farei poi nell'acquarello, troppo piccolo. Il quadro in arancione che vedi della strada con tutte le betulle, quello lì è 60x60, quello è un vero acquarello fatto nelle dimensioni giuste, e questi piccoli sono, io li chiamo spiegativi, sono spiegazioni e basta, da vedere, da osservare,
e se ti piace da imitare. Lì c'era una betulla, poi nella fusione mi è rimasto un pezzo bianco in fondo, colgo quell'occasione, mi costruisco un secondo tronco. Perché lo faccio? Perché era già lì, era l'opportunità che mi ha dato acqua e colore e la sfrutto. Ecco, sfumato, qualche linea di prospettiva anche qua nel tronco e così abbiamo già due betulle. Buon divertimento e buon allenamento con il metodo dipingere con l'acqua. Ciao!